Elena, facciamo una breve parentesi, di veramente un minuto. Qualche giorno fa, tra settembre e ottobre 2024, Papa Francesco se ne è uscito con delle dichiarazioni legate all'aborto, dicendo che i medici, che partecipano, che accettano di aiutare una donna a un aborto, tre aborti spontanei della nostra amica, no? Colgo la palla al balzo, sono dei sicari. Nei social sono contento di vedere che tutti si sono schierati contro di lui, Oh, facendogli varie, chiamalo intanto Papa Francesco, facendogli tante domande. Domande, io direi, sui desaparecidos, domande sul come mai Amen significa Amon-Ra, salute a te, Dio pagano del sole. Domande circa le suore che nella guerra dell'ex Jugoslavia, a proposito di Albania, sono rimaste incinte poiché giocattolo dei soldati e sono state fatte tranquillamente abortire dal Vaticano. Domande relative all'utilizzo del profilattico proibito in pieno pandemia AIDS in Africa dal caro Papa Wojtyla. Tutte queste domande. E questo stronzo si permette di parlare di sicari. Arriva il Papa, si finto arriva Papa, il e cerca fantoccio, di far finta di essere arrabbiato. tanto. Fa finta di essere arrabbiato perché dice che tu non lo puoi disturbare, che lui ha da fare. Va bene, allora io Mm. entro e gli metto la mia mano sulla testa e lo schiaccio. Come si schiacciano gli insetti. Lo accartoccio come una bottiglia di plastica, dall'alto verso il basso. Bugiardo, assassino, ipocrita, venduto, che se ne va in giro a baciare le mani e gli anelli dei Rothschild e compagnia. È giunta l'ora di tutto questo, che tutto questo scompaia. Suonano le campane a morto di tutta la Chiesa, non specifico cattolica, Chiesa. Che succede, Elena? Succede che è diventato piccolissimo, è, è nudo, completamente nudo, è imbarazzatissimo, si gira e se ne va. Non se ne può andare. Può andare solo dove dico io. Nel mio universo lui non esiste più. Quindi entra in una portale botola che porta direttamente dove deve stare, basso astrale. Come sempre, tutti quelli che vogliono fare la stessa cosa lo devono fare. Non devono solo dire bravo Lucio, perché io lo faccio per me. Voi lo Mhm. dovete fare per voi. Mhm, si è entrato nella botola. Dimmi quello che vedi, Elena. Sì, allora la tua parte nel tuo mondo è entrata nella botola, poi è come se si ripetesse la scena perché tutti quelli che si sono collegati alla tua idea e lo stanno facendo appaiono, no? Quindi continuo a vederlo che entra nella botola. È come se come se nell'etere io vedessi tutte le parti di Papa Francesco, di tutti quelli che hanno deciso di farlo andare nella botola, no? A ripetizione. Ok, chi gli ha detto di dire questa cagata dei sicari? Allora, c'è stata una riunione
beh, vedo poco tempo prima, vedo tutti questi personaggi in cerchio in una stanza seduti intorno a un enorme tavolo rotondo Mhm. dove progettavano questo nuovo rituale molto forte che deve avvenire fra qualche mese e tra le altre cose per avviare diciamo, il campo energetico, questa frase detta in una certa maniera, in un certo momento, apriva un certo canale, un certo campo energetico. Quindi questo era il suo primo passo verso il rituale, deciso a tavolino con tutti i potenti Ok, massoni. visto che abbiamo il portale, portale Aureo aperto, chiamiamo tutte le vittime della Chiesa di tutti i tempi, tutte le linee temporali, tutta la storia, tutte le vittime, bambini morti di AIDS, desaparecidos argentini, streghe bruciate, persone che per la Chiesa si sono rovinate, sono morte, tutti nel portale Aureo, quelli che danno energia e nutrimento alla Chiesa tutta. Non parliamo anche delle altre chiese, ovviamente, perché ci sono chiese in cui ci si deve flagellare Ah, la schiena ah. con ganci di ferro per chiedere perdono per i propri peccati. Vedete come siamo messi. Mhm. E chiudiamo la parentesi.